Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Leipzig, Lipsia. Si decidono le sorti del gruppo B e soprattutto degli azzurri. C'è Italia-Croazia, andiamo allo stadio. Let's go! Finalmente è uscito il sole anche in Germania perché la scorsa settimana veramente ha diluviato come non mai. Bellissima giornata e anche Lipsia davvero, devo dire, molto carina, molto curata. Agli azzurri questa sera basterà un pareggio per qualificarsi aritmeticamente come seconda del girone e andare ad affrontare la Svizzera questo sabato a Berlino. Fare questo tipo di calcoli però non porta mai a qualcosa di buono, infatti per scaramanzia, ecco, ci siamo capiti. Quello che mi aspetto è vedere un'Italia super determinata con il sangue negli occhi per portare a casa la partita, meritarsi il secondo posto e soprattutto reagire alla sconfitta contro la Spagna, che psicologicamente dal mio punto di vista è stata una bella batosta. Al contrario, la Croazia ha un unico risultato utile, ovvero la vittoria, in quanto un pareggio probabilmente non le consentirebbe nemmeno di qualificarsi come migliore terza. La parte più emozionale della serata è sicuramente quella che potrebbe vedere Luka Modric in campo per l'ultima volta con la maglia della nazionale croata, un giocatore senza senso, strepitoso, che nonostante i suoi 39 anni riesce comunque a dare sempre spettacolo, incredibile. Intanto per raggiungere lo stadio è stato necessario inoltrarsi in questo bosco. Eccoci arrivati alla Red Bull Arena ragazzi, uno stadio veramente super moderno, costruito nel 2004 e ristrutturato nel 2015, veramente stupendo. Per raggiungerlo è necessario fare questa scalinata infinita, che non a caso hanno messo anche i soccorsi perché veramente ho visto gente arrancare. Dai che andiamo a prendere posto, let's go! La presenza di croati è sicuramente maggiore rispetto a quella degli italiani. C'è anche qualcuno con la cuffia da pallanuoto, che dovrebbe essere tipo sport nazionale in Croazia. Il nostro posto è il numero 30 e questa è la visuale all'interno della Red Bull Arena. Stadio bellissimo anche questo, che ricorda Wembley con questa forma un po' ad arco. Ovviamente siamo tra i supporters italiani, non proprio in curva ma un pelo più spostati, e le squadre sono già entrate in campo per tastare il terreno di gioco. Certo che siamo stati in appena 3 stadi, ma davvero uno più bello dell'altro. L'Italia da questo punto di vista rispetto alla Germania distante anni luce, anni luce. Guardate chi c'è a bordo campo per il pre-partita: Fabio Caressa e Beppe Bergomi ragazzi. Dai che torniamo a Berlino! Non possono mancare gli striscioni sfottò, ridateci fiume! Nel frattempo è entrato in campo Gigio Donnarumma per il riscaldamento. Entra in campo la Croazia, boato impressionante della Red Bull Arena, che come potete vedere per 3/4 è occupata solo da croati. Tocca ai nostri! Forza ragazzi, c'è anche Di Marco, che non dovrebbe giocare questa partita per un infortunio immediato in allenamento, ma scende in campo anche lui. Dai! Il maestro Luka Modric, che giocatore meraviglioso. Si scalda anche Giovanni Di Lorenzo, che nonostante la prova sottotono contro la Spagna dovrebbe scendere in campo dal primo minuto anche questa sera. L'atmosfera che stanno creando i croati è un qualcosa di favoloso, veramente bellissimo. È il momento, le squadre rientrano in campo e si dispongono in fila in attesa che venga introdotto l'inno nazionale. Si parte con il nostro, con l'inno nazionale italiano. L'Italia! L'Italia se ne sta! Siamo pronti alla morte, l'Italia chiama! Sì! Andiamo! Il settore occupato dai tifosi croati espone anche una coreografia. C'è tensione ragazzi, c'è tensione. Bisogna portarla a casa, dai, o almeno un pareggio. Forza ragazzi! Italia! Italia! È iniziata Croazia-Italia. La partita è iniziata con la Croazia, che con una fitta rete di passaggi cerca di stanare la difesa azzurra. Occhio al filtrante. Oh, chiude bene Bastoni. Lo stadio è incandescente, l'Italia perde palla al limite dell'area. Occhio Modric. Avanza il professore. Susic. Il tiro. Oh! Serve ancora un miracoloso Donnarumma per salvare l'Italia. Subito
grande opportunità dopo 4 minuti per i croati. Occhio in palla, centrocampo, palla recuperata allargata per Federico Di Marco. Pellegrini di prima, bella palla allargata per la Spalloni, la sua volta allarga per Di Lorenzo, in mezzo, occhio a Kramaric, dentro, grande finta su Pellegrini, Darmian, grande Teo, grande Darmian, tutti sulla palla persa di Calafiori, Susic, in mezzo per Pasovic, e allarga per Stanisic. In mezzo, facile per Gigio. Terza partita su 3 dove l'Italia inizia con un atteggiamento e un approccio veramente pessimo. La Croazia ci sta veramente mordendo le caviglie, siamo in difficoltà. Raspadori, cambia gioco, bene Di Marco di prima. Entra Pellegrini. Calafiori, Jorginho. Calafiori in mezzo. Bello! No! Fallo di Retegui! La palla poi è rimbalzata sul portiere, non è entrata, non si sa come. Occasione mostruosa per gli azzurri, che peccato, grandissima intornata di Retegui. Di Marco riproporre, Barella. Controllo non felice, l'Italia ricomincia con il possesso palla. Grande sventagliata di Jorginho. In mezzo credo Di Lorenzo, Retegui da solo, alta! Deviata però ancora la calcio in angolo. È stata una reazione da parte degli azzurri e adesso i nostri connazionali si fanno sentire. Italia! Italia! Bravo Basso! Recuperano palla agli azzurri. Giusto! Finalmente gli azzurri ci provano con coraggio. Sovrapposizione di Pellegrini, chiuso molto bene. Sbaglia però Barella, recupera la palla a Retegui, strozzato il tiro, calcio d'angolo. Di Marco dalla bandierina, Raspadori, può provare il tiro, Bastoni, miracoloso il portiere del Fenerbahce. L'Italia ad un passo dall'1-0 sulla testa di Bastoni. Occhio però. Guardiol. Alla allargata. C'è Modric. Donnarumma rimane lì. Mamma spazza Pellegrini. Finisce il primo tempo tra Croazia e Italia. Risultato ancora fermo sullo 0-0. Altro primo tempo indecoroso sotto il piano del gioco dal mio punto di vista, veramente un'Italia in grande difficoltà, soprattutto in fase difensiva, quando la Croazia prova ad attaccare, ad alzare un attimo il pressing, arrivano facilmente dentro l'area di rigore. C'è da dire che però l'Italia le occasioni per passare in vantaggio le ha avute sul colpo di testa di Retegui e il colpo di testa di Bastoni. Ci è voluto un grandissimo Livakovic. Con questo risultato l'Italia passerebbe agli ottavi di finale come seconda, però è veramente tutto troppo in bilico, troppo in bilico. Servirebbe veramente un gol per chiudere definitivamente il discorso. Ricomincia il secondo tempo, forza ragazzi. Calcio di punizione sui piedi di Modric. In mezzo, passa la difesa azzurra, la vuota Barella. Insiste la Croazia in questo secondo tempo. Sempre Modric. Kramaric, lo scambio con Susic. Ancora Kramaric. Mamma mia! È entrato in campo Davide Frattesi, che può dare sicuramente più profondità agli azzurri. Croazia che è iniziato fortissimo il secondo tempo. Brozovic in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore. Occhio, Bulimir. Anzi no, Kovacic. Tiro deviato. Lamentano un fallo di mano. Oddio mio, ti prego no. C'è il controllo al VAR. Lo va a vedere. Lo va a vedere. Calcio di rigore per la Croazia. Va Modric dal dischetto. Modric contro Donnarumma.
Italia! 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 Ciccio! Ha segnato la Croazia. Si è infuocato il settore ospiti. Ma come si fa? Hai appena parato un rigore. Atteggiamento vergognoso degli azzurri, vergognoso. Aveva appena fatto un altro miracolo dopo aver parato il rigore Donnarumma. Imbarazzanti, imbarazzanti. Neanche un rigore parato dà una scossa a questa squadra veramente senza attributi. Federico Chiesa ne è entrato, perde palla Barella, Kovacic, 62, recupera Nicola Barella, dai Vale! Guarda Spadoni. L'atmosfera spettacolare adesso alla Red Bull Arena, cantano squarciagola i tifosi croati. Barella, bel cambio gioco, sempre Darmian a proporsi in avanti, Calafiori, Jorginho gira la palla velocemente l'Italia, Di Lorenzo, Retegui, ancora Barella, Raspadori, Darmian, no! Certo che anche che sfiga però, non vuole entrare. Va bene, con pazienza. Aspetta. Chiesa. Al limite del fuorigioco, in 1 contro 1 contro Susic, Chiesa in mezzo, L'ingresso di Chiesa ha cambiato la partita. 75esimo, Croazia 1, Italia 0. Dovesse finire così dobbiamo solo sperare di rientrare tra le migliori terze. Come ci siamo ridotti ragazzi, come ci siamo ridotti. Esce dal campo Luka Modric, standing ovation dello stadio, anche da parte degli italiani, meritatissimo. Spingono gli azzurri in questi minuti finali che ci separano probabilmente dall'uscita dall'Europeo. Bella palla di Fagioli e Frattesi, Retegui non passa il filtrante per Scamacca. Fagioli, mezzo per Scamacca. Ancora una volta arriviamo dentro l'area di rigore, crossiamo in mezzo e manca quella volontà, quella determinazione di aggredire la porta con il sangue negli occhi. Altra occasione sfumata. 87esimo, 3 minuti alla fine più recupero. Vai Scamacca, prova il tiro. Oh, deviato, calcio d'angolo. Dai, tutti in mezzo adesso, tutti in mezzo. Croazia che fa possesso palla dentro la nostra metà campo e guadagna secondi molto preziosi. L'ultima opportunità per gli azzurri, avanza Calafiori, Frattesi atterrato, Calafiori, segnato l'Italia, ultima seconda, Zaccagni, abbiamo segnato, andiamo! È un tripudio! È esploso lo stadio! È esploso lo cazzo di stadio! Porca troia! Non ci credevo più nessuno! Tipo al 98esimo. Italia! È finita! L'Italia si qualifica agli ottavi di finale degli europei. Sono sfiorato senza luce. Affronteremo la Svizzera sabato questo a Berlino, ore 18 e noi ci saremo.
al 98esimo, all'ultimo secondo disponibile. Non ci posso credere, ce l'abbiamo fatta, ma che fatica. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche di questo video. Mamma mia, completamente inaspettato il finale al 98esimo. Zaccagni ci regala gli ottavi di finale degli europei. Siamo esplosi tutti, sono esploso io, è esploso lo stadio e penso che siate esplosi e saltati dal divano anche voi che eravate a casa. Io ragazzi vi ringrazio per la visione, vi chiedo di mettere like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando che siamo quasi 10.000, attivate la campanellina, noi ci vediamo domenica questa perché sabato ore 18 a Berlino noi andremo a vedere Italia-Svizzera, quindi mi raccomando iscriviti al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao!